Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videocamera della Fuxeer per droni FPV. Si tratta della Fuxeer Falcor, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la videocamera, il joystick per l'USD, un cavo per collegarla alla TBS Unify, uno per collegarla alla Fuxeer Clear TX, il manuale di istruzioni, un bracket per fissarla al frame, 4 viti, 4 rondelle e 2 viti di ricambio. Insomma, come vediamo la dotazione è molto completa e non manca nulla. La Falcor si presenta come la nuova top gamma della linea Fuxeer con caratteristiche veramente interessanti. La troviamo nei 3 standard principali, full size, mini e micro come questa. Vediamo le specifiche tecniche di questa camera FPV. Il sensore è un CMOS da 1/3. Possiamo scegliere il rapporto tra 4/3 e 16 noni. Possiamo scegliere il tipo di segnale tra PAL ed NTSC. La risoluzione è di 1200 TVL. Può essere alimentata da 5 a 40 volt. Possiamo scegliere la lente da 2.5 o da 1.8 mm. Per le micro abbiamo solo quella da 1.8. Nell'OSD possiamo visualizzare carica della batteria, tempo di volo e nome. La Falcor ha il lettore di tensione integrato. Per utilizzarlo colleghiamo il filo VSEN al positivo della batteria. In questo modo conosciamo la carica della batteria e possiamo atterrare in sicurezza prima che si scarichi. Comunque, se il vostro flight controller ha l'USD, possiamo anche disabilitare questa funzione. Come notiamo, tra il supporto della lente e la scheda abbiamo una protezione in gomma a piuma. Questa serve per non far andare la polvere nel sensore, in questo modo evitiamo di rovinarlo. Le dimensioni sono quelle standard per le microcamere, 19x19 mm. La profondità è di 16,5 mm. Il peso è di 5,2 grammi. Ora colleghiamo la Falcor ad un mini quad per vedere le opzioni dell'USD. Una volta montata la videocamera sul frame, possiamo uscire per un test di volo. In conclusione, posso dire di essere rimasto veramente colpito da questa videocamera. Molto definita, colori ottimi, cambi di luce perfetti. Anche con le impostazioni stock, la resa è decisamente buona. In rete si indica come un possibile difetto la latenza, cosa che personalmente non ho notato, e comunque in ambito freestyle pochi millisecondi di latenza in più rispetto alle altre non sono un problema. Questa era la mia recensione della Fuxeer Falcor. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.